sanno cos'è esattamente l'autismo? Alzate pure la mano. Ok, sono poche mani. Facciamo così. Quanti di voi sanno che cos'è all'incirca l'autismo? Magari ne avete sentito parlare, avete visto qualche serie TV? Ok, molto bene. Dovete sapere che attorno all'autismo ci sono tantissimi pregiudizi. Ci sono persone che pensano che siano sotto una bolla le persone autistiche, quindi incapaci di sapersi relazionare con le altre persone. Qualcuno pensa che sia una malattia e quindi va curata e possono curarla soltanto gli operatori sanitari. Qualcun altro invece crede che siano persone così geniali che è impossibile riuscire a capirle. Infine, c'è chi crede che abbiano così tante difficoltà che è meglio che le gestiscano i centri specializzati. Vi racconterò che cos'è l'autismo, ma soprattutto vi racconterò perché una psicologa decide di fare l'imprenditrice. Dovrò raccontarvi la mia storia. Avevo 18 anni e uscivo con Alessandro. Lui era alto, bello ed elegante. Ho dovuto cambiare il mio look per poter uscire con lui. Io volontaria e lui autistico. Il mio ruolo era semplicemente quello di uscire con lui il sabato pomeriggio, fare le vasche in città, a Mantova. A me sembrava una cosa banale. Poi però ho capito che era una cosa importante, e non solo per Alessandro, ma soprattutto per me, perché da quell'incontro sarebbero nate scelte che hanno determinato la donna che sono. 2002, mi laureo in psicologia e devo fare il tirocinio post laurea. Decido di andare nella prima fan community italiana, Cascina Rossago, nell'Oltrepo Pavese. Io ero convinta di dover... Il Cascina Rossago è una fattoria dove vivono e lavorano persone autistiche. Io ero convinta di dover fare solo la psicologa, e quindi test, valutazioni, quelle cose che fanno le psicologhe. E invece no. Mi hanno mandato in stalla ad occuparmi di alpaca, galline e capre. Ora io non ero affatto brava in questo tipo di mansioni, ma non era importante ciò che sapevo fare io. Ciò che era importante era quello che avevano imparato questi ragazzi. Avevano imparato un mestiere. Cascina Rossago è nata per volere di una fondazione di genitori che hanno risposto ad una domanda precisa. Dove vivrà mio figlio quando io non ci sarò? Vedete, questa cosa del futuro dei propri figli è qualcosa di importante per tutti i genitori, indipendentemente dalle difficoltà, ma quando hai un figlio con difficoltà e quando pensi che il suo futuro dipende dalle decisioni degli altri, cerchi di fare tutto quello che puoi, cerchi di porre basi solide affinché quel futuro sia il più dignitoso possibile. 2009, mi chiedono di tornare a Mantova a occuparmi di nuovo di autismo. Ma sta cambiando qualcosa. I genitori non mi chiedono più dove andrà a vivere mio figlio quando io non ci sarò. Iniziano a chiedermi, dottoressa, quante cose può imparare mio figlio? Quante probabilità di vita autonome avrà mio figlio? È un passaggio radicale, avvalorato dalla comunità scientifica che dice siate intensivi e precoci, che significa fate imparare subito ai bambini le cose, fatelo tanto, perché questa possibilità di apprendimento determinerà un futuro diverso. E io sono testimone che questi bambini imparano tutto, ma basta insegnarglielo nel modo giusto, rispettando il loro funzionamento. E presa dall'entusiasmo dico ai genitori, ma già che imparano tutto, perché da grandi non li mandiamo a lavorare? 2016, la mia prima crisi professionale. Dottoressa, questo ragazzo ha troppi problemi relazionali per poter lavorare. Questa frase per me è un paradosso. È come dire a una persona in carrozzina che ha troppi problemi motori per poter lavorare. Il fulcro dell'autismo non cambia. L'autismo non è una malattia, è un funzionamento mentale diverso. Questo significa che imparano in maniera diversa, questo significa che hanno modalità diverse di relazionarsi.
Chiedeteglielo voi ad un ragazzo autistico che cosa vuole fare da grande. Vi dirà che vuole andare a vivere da solo, che vuole un lavoro e magari sposarsi. Gli stessi sogni di tutti, ma non accessibili a tutti. Paolo è un ragazzo che viene a colloquio da me, sta cercando lavoro e non lo trova. Un giorno Paolo mi ha detto una frase che mi è rimasta in mente: vorrei che non vedessero il mio autismo, ma ciò che io so fare. Articolo 4 della Costituzione italiana. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, secondo le proprie possibilità e i propri desideri. Leggetela bene questa frase, è bellissima, perché non fa eccezioni. Dice proprio tutti, secondo le proprie possibilità. Quindi il lavoro è un diritto di tutti, ma non tutti ne hanno diritto. Si stima che siano circa 700.000 persone in Italia ad avere una diagnosi di autismo. Escono dalla scuola e poi l'unica traiettoria possibile sembra che siano i centri per la disabilità. Ora, io non ho niente contro i centri per la disabilità, ci lavoro. So che sono luoghi importantissimi, dove ci sono professionisti seri, validi, che sono capaci di lavorare in favore dell'incremento della qualità della vita. Ma noi tutti sappiamo che non è inclusione. Il tasso di occupazione delle persone autistiche è inferiore al 10%, non che vada tanto meglio per le altre forme di disabilità. Quindi, come può una psicologa continuare a lavorare, perseverare nel suo lavoro, chiedere ai genitori abbiate fiducia nel futuro dei vostri figli quando poi verranno chiuse le porte? Queste sono le vere barriere per l'autismo. È così che è nata Sbrisol Out. Sbrisol Out, la prima pasticceria dove lavorano come addetti alla produzione soltanto persone autistiche. Producono solo la sbrisolona, il prodotto tipico di Mantova. È così che sono diventata imprenditrice. Non l'ho fatto da solo, io sono una psicologa, ho sempre fatto solo quello, di impresa non ho mai capito niente, per cui mi sono fatta aiutare. Mi sono fatta aiutare da un imprenditore vero, magari un imprenditore diverso. È Alberto Balestrazzi, il CEO di Auticon. Auticon è un'azienda che assume solo persone autistiche come consulenti tecnologici. E poi mi sono fatta aiutare da 2 psicologhe, Alessia ed Elisa. Lo dovevo fare. Lo dovevo fare perché io sono testimone del fatto che questi ragazzi possono lavorare davvero. Lo dovevo fare perché credo in tutte le loro capacità. Vedete, io dico che loro lavorano, ma devo anche riuscire a dimostrarlo. Dovevo metterci la faccia e così è stato. Li ho mandati a lavorare. Lavoro vero, non laboratori occupazionali, lavoro vero, con scadenze, macchinari, regole, ordinazioni. Tutto è nato a ottobre 2022. Abbiamo costituito l'impresa Profit. Questa impresa, perché ho avuto un po' di critiche rispetto al fatto che avessi costituito un'impresa Profit. Laura, ma potevi almeno farla sociale questa impresa. In fondo tu lavori per le imprese sociali ed è vero. Avrei potuto farla sociale questa impresa. Sarebbe stato meglio così, forse, perché all'inizio non è facile riuscire a sopravvivere. E beneficenza e donazioni possono fare comodo, ma no, deve essere profit. Basta pensare che se ti occupi di autismo lo puoi fare soltanto all'interno dei sistemi sociali. Basta credere che per fare inclusione sia sufficiente una donazione. Vedete, Sbrisol Out è un'impresa for profit, ma vuole anche essere un'opportunità per dare a tutti un messaggio. Una persona su 77
è una persona autistica. E se iniziassimo a pensare che è un problema nostro? Anzi, facciamo così, non è un problema. L'autismo è parte della nostra comunità, la stessa comunità che si connota per tante tipologie di diversità. La stessa comunità che oggi forse non è preparata a comprendere che i diritti sono uguali per tutti, che i sogni sono aspirazioni di tutti e che la neurodiversità è parte di noi. È rivoluzione questa? Forse sì. Paolo dice che per fare rivoluzione bisogna convincerli tutti, e tutti è tanti, ma io lo dovevo fare. Lo dovevo fare per Alessandro, perché Alessandro oggi vive in una residenza sanitaria per persone con disabilità. Lo dovevo fare perché lui non ha avuto le stesse opportunità degli altri. Lo dovevo fare per Giovanni, Elia, Omar, Annalisa e tutti gli altri, perché questi ragazzi non sono figli miei. Lo dovevo fare per i miei figli, perché voglio che vivano in una società dove la diversità è riconosciuta essere come fonte di ricchezza e non qualcosa da allontanare. Lo dovevo fare per Mantova, la mia città, perché voglio che sia una città inclusiva, e così tutte le città. Devo dirvi una cosa: la disabilità non esiste. Esistono luoghi che disabilitano. E questo accade ogni volta in cui una persona che dovrebbe avere le stesse opportunità degli altri viene esclusa, perché ci sono barriere che rendono inaccessibile questa opportunità, oppure perché non ci sono i giusti supporti. Elia è uno dei pasticceri di Sbrisolaut. Lui dice in realtà che è il leader fondatore di Sbrisolaut. Vedete, io penso che la società dovrebbe essere così, una società dove un ragazzo si sente protagonista del suo futuro. Giovanni mi ha spiegato come si fa. Giovanni abbraccia tutti. Giovanni è riuscito a convincere l'addetto alle vendite di una nota azienda a vendere le nostre sbrisolone. Questo signore ha detto: "Oh no, costano troppo, funziona solo all'inizio". Giovanni l'ha abbracciato e l'ha convinto. Gli ha dato coraggio. Lo stesso coraggio di Christian. Christian, da quando lavora, ha iniziato a togliersi le cuffie, le stesse cuffie che lo proteggevano da tutte le sue paure. E così tutti gli altri pasticceri che ogni giorno, quando lavorano, dimostrano che possono imparare cose nuove che altrimenti non imparerebbero. Ogni giorno, con questo lavoro, ci dimostrano che il lavoro è fondamentale per tutti, perché quando lavoriamo ci identifichiamo col lavoro. Il lavoro ci caratterizza, ci esalta, ci fa stare bene. Assumete persone autistiche. Assumete persone autistiche e abbiate il coraggio di farlo. Non è così difficile, basta una buona formazione, qualche accomodamento sensoriale e i giusti supporti. Noi lo chiamiamo job coach. Andrea è un educatore specializzato sull'autismo che ha un passato da cuoco. Lui è colui che media tra i pasticceri autistici e il fornaio che li ospita e che ha insegnato loro a fare la sbrisolona. Sono stata criticata anche per questo. Laura, ma dai, prima o poi dovranno pur fare a meno dell'educatore, dovranno maturare. Ma voi lo togliereste mai un cane guida ad una persona cieca? Una carrozzina ad una persona con disabilità motoria? Gli occhiali ad una persona miope? Perché quando parliamo di autismo dobbiamo togliergli i supporti? In fondo godono di questi supporti finché vanno a scuola. Questo è un valido supporto e pensate
può essere condiviso con altri e la persona autistica, invece di essere un impegno di spesa per i comuni, diventa una risorsa per la comunità. Sbrisol Out sta piacendo, le nostre sbrisolone piacciono a tutti perché sono prodotti di alta qualità, sono fatte bene, sono fatte col cuore, sono fatte con passione, parlano della storia di Mantova, parlano della bellezza di Mantova e di diritti al lavoro. Sbrisol Out è un modello replicabile. Pensate che ci sono città che ci hanno chiesto di testimoniare la nostra esperienza perché vogliono fare esattamente la stessa cosa nelle loro città. Ma ve lo immaginate se in ogni città ci fosse una pasticceria out? Ricordatevi però una cosa. Sbrisol Out non è un progetto di inclusione. La vera inclusione ci sarà quando le aziende inizieranno ad assumere tra i vari candidati una persona autistica, non vedendo il suo autismo, ma ciò che sa fare. Forse Sbrisol Out non è un progetto di inclusione, però era un passo necessario. È un passo necessario per cambiare le prospettive e per farlo abbiamo bisogno di tutti, tutti per tutti.